Salve a tutti. E allora, il titolo non è una provocazione, ma è un fatto reale. Quello che andiamo ad avere sul motore è una perdita di potenza. Ma come può succedere? Proprio perché vanno a cambiare delle tipologie di condizione sia come camera o come condotto, proprio perché vengono lavorate e dopo la lavorazione vanno a cambiare le caratteristiche di una testata. In questo caso ora andiamo a vedere che cosa è successo, proprio perché non ci tenevo a fare una prova dei dati, proprio perché era soltanto un controllo per vedere se questo tipo di corpo farfallato con questo che dovevamo provare c'erano delle differenze. In questo caso non ci sono state delle differenze, proprio perché a livello di lettura un po' le prove vanno a combaciare perfettamente come grafico, e quindi anche le portate sono uguali. Quindi in questo caso si lascia questo corpo farfallato con cui era montato la testata, anche perché la lunghezza delle trombette sono accoppiate un po' ai giri del motore, anche se per adesso si tenta di andare a migliorare l'alzata degli alberi a camber, proprio perché c'è stata fatta quella lavorazione per andare a montare un tipo di bicchiere particolare. Però in questo caso non ci interessa. Quello che andiamo a vedere è che cosa è successo per andare a perdere un po' della potenza che avevamo. Quindi cambiando gli alberi a camme, cambiando anche il sistema di bicchieri, possiamo recuperare qualcosa, però a volte è un peccato andare a perdere dei cavalli, proprio perché le lavorazioni che sono state fatte, come ripristino un po' delle tenute delle sede valvole, di qualcosa che viene fatto, come in questo caso si è andato a pulire un po' i condotti oppure la camera, qualcosa è andato a cambiare. E quindi almeno capire se dopo una lavorazione va a cambiare il tipo di rendimento di una testata è importante in questo caso, per questo motivo. Almeno uno ha un riscontro per vedere dove sono le cause della perdenza di potenza o del guadagno di potenza. Quindi dobbiamo essere sicuri dove, qual è il guadagno, su quale componente ce lo porta, così avere almeno un'esperienza in più. Quindi ho provato tutti e due i colpi farfallati e a livello di soltanto di aspirazione in questo caso viene controllato e poi vediamo. Andiamo a vedere sul grafico dove andiamo ad avere le perdite, perché dal grafico, come ho detto varie volte, io vado a interpretare il grafico come se andiamo a lavorare sul condotto, quindi dalle basse aperture fino all'estremità della prova a valvola tutta aperta, ci va a individuare dov'è il problema, quindi se l'abbiamo in camera, sotto sede, nel condotto, nel guidavalvola, un po' per esperienza, un po' se ci arriva a questi dati. Però andiamo a vedere un po' che cosa è successo attraverso i dati di lettura. E allora, eccoci qui con la prova sulla testata. Questo è il grafico della prima lettura sulla testata in cui è stata provata prima di questa lavorazione, che ora andiamo a vedere un po' dove è stato il problema. In questo caso, come andiamo ad analizzare, dalla bassa apertura, quindi da 1 millimetro di apertura, andiamo a vedere che attraverso il grafico possiamo valutare dove sono un po' le perdite, quindi come qui dal disegno che io ho sul programma vediamo che il problema può essere nelle basse aperture o in camera o sotto sede valvola, quindi vedere dove è il primo ostacolo. Anche se poi questo tipo di miglioramento va a incidere anche sul comportamento poi finale a volte, perché se il profilo della camera non va adeguato a seguire il profilo della valvola, si va a perdere di velocità, in questo caso anche sulla portata massima. Andiamo a vedere in questo caso cosa è successo. Nella prima prova della testata, che è stato fatto precedentemente, quindi non mi ricordo nemmeno quando è stato, perché
non avevo di quanti video ci sono, non mi ricordo più per adesso, ma questi sono i dati di lettura comunque. Andando ad eseguire la prova adesso, se andiamo a constatare il grafico, vediamo che da 8 mm in poi andiamo ad avere più o meno lo stesso comportamento, quindi 2-3 cfm di differenza, uno in più non ha importanza in questo caso. Ma se andiamo a vedere il grafico sulle basse aperture, vedete quando va a cambiare, quindi da 7 mm ad 1 mm va a incidere un po' questa differenza di grafico, dovuto proprio da quello che io ho visto sulla camera. È stata fatta un abbassamento delle sede valvole come lavorazione, proprio per avere un ripristino della tenuta delle valvole. In questo caso, come a volte vado a dire in alcuni video, l'altezza della sede valvole va a incidere proprio sull'uscita del flusso qua in camera, quindi basta che sia la sede valvola 1-2 decimi più sotto rispetto alla camera o in fuori, questi due profili, quindi quello della valvola interna e quello della camera, non vanno più a coincidere, si creano delle turbolenze e il flusso, invece di avere un'entrata più tranquilla, va ad avere delle turbolenze, quindi un ostacolo in più, e va a perdere come in questo caso. Quindi da qui a questa parte l'unico che possono andare a influenzare sono la camera oppure il sottosede valvola, o questa parte qui che è stata lavorata proprio per andare a pulire un po' i condotti. In questo caso dovrò andare a ripristinare di nuovo le pareti con una lavorazione di rigorosità per creare di nuovo come dire, l'aderenza del flusso sulla parete del condotto, proprio perché si va a creare un distaccamento del flusso. Andando a togliere questi due profili, quindi che già abbiamo visto le perdenze che ci sono, queste sono le due prove dei corpi farfallati. Quindi in questo caso, se andiamo a mettere quello della testata, vedete qui in basso mantiene lo stesso profilo, in alto poi un po' va a perdere, proprio perché nella lunghezza ci sono degli attriti sul corpo della farfalla, quindi delle turbolenze che si viene a creare, anche un rallentamento del flusso, e si va a perdere un po' nelle alte aperture. E potrebbe anche determinare proprio dalla mancanza di, sempre da quel profilo che abbiamo qui, a volte che il flusso qui andiamo a perdere e non abbiamo più velocità da poter sfruttare le alte aperture. In questo caso, ripeto, questo video lo sto proprio proponendo per portare alla luce questo problema che si viene a creare. Se andiamo invece ad analizzare i due profili del corpo farfallato, questo è il primo che ho provato e l'altro, quindi se andiamo a vedere si equivalgono tutte e due, quindi non c'è uno che va ad avere un miglioramento rispetto all'altro, quindi in questo caso si va a lasciare quello suo che c'era montato, e quindi non vado nemmeno a vedere i dati di lettura, proprio perché questi sono rimasti quelli precedentemente, ma in più si è andato a perdere proprio per la lavorazione che è stata fatta, quindi sulla testata. Ora andiamo a vedere sulla testata proprio questo problema che si è creato, e andiamo a vedere anche sull'attacco del corpo farfallato. E allora, eccoci sulla testata. In questo caso ho fatto pure la prova sullo scarico, e allora lo scarico va a lavorare meglio dell'aspirazione, quindi quasi andiamo ad eguagliare il tipo di lettura dell'aspirazione, proprio perché lo scarico funziona meglio rispetto all'aspirazione, che è andata a perdere nelle basse aperture. Qualcosa da vedere dove è stato il problema. Intanto sullo scarico qualcosa che c'è da vedere soltanto, a parte che funziona bene, da valutare una cosa, che questo diametro all'uscita della testata non sia più grande rispetto al collettore, o che ne va a uguagliare il diametro. In questo caso
dobbiamo avere poi sullo scarico un foro leggermente più ampio rispetto alla testata. In questo caso mi sembra che sia stato un po' lavorato, però ripeto, dobbiamo constatare sempre lo scarico che non sia alla stessa misura o più stretto. E quindi qui in tal caso la lucidatura nei condotti ci potrebbe stare. Sull'aspirazione, quello che vado a vedere in camera, da notare che forse questo tipo di lavorazione che viene un po' fatto in camera come raccordatura della camera, l'ho visto fare in tante lavorazioni di testate, però sullo scarico potrebbe andare a lavorare bene. Sull'aspirazione, quello che va un po' a perdere dal mio punto di vista è proprio perché rispetto all'apertura della valvola non abbiamo più diciamo un deflettore qui della sede valvola, tra sede valvola e testata, che un po' va a indirizzare il flusso verso la parte centrale del cilindro. In questo caso si va un po', a mio parere, disperdere qui sulle pareti. Non abbiamo più un deflettore che vada ad avere una geometria tra il profilo della testata e l'interno del profilo della valvola. Quindi abbiamo due profili diversi, un po' il flusso si va a disperdere, o per di più si va qui in questo punto a infrangere i due flussi, quindi quello che sale da questo condotto contro quello che sale da questa valvola. Quindi si vanno un po' ad ostacolare, e questa è un po' una perdita di velocità che si va a avere. Quindi possiamo ipotizzare un po' questo e anche il ribassamento della sede valvola, che va a influire sull'uscita del flusso. Quindi va a cambiare, come dire, il tipo di cono che si viene a creare del flusso. Quindi quando va ad uscire il flusso del cono si va a distaccare un po' sia dalla camera e anche dal profilo valvola, che non abbiamo lo stesso disegno. Sul discorso del condotto, intanto qui andiamo a vedere che dobbiamo evitare di andare a lucidare le pareti del condotto di aspirazione. Questo è da andare a togliere. Sulla aspirazione, vedete che già ho fatto una lavorazione sul tipo di isolamento termico che c'è sulla piastra che andiamo a mettere tra la testata e il collettore. Quindi dobbiamo andare a fare questo tipo di conicità proprio per avere un'apertura più ampia ed agevolare il flusso del corpo farfallato. Sulla testata, in questo caso, lo dobbiamo andare, quindi sollevando la piastra, dobbiamo andare a ricreare questo tipo di profilatura qui sulla testata. Quindi in questo caso si va a togliere la piastra che abbiamo in Teflon o in Bakelite per andare a riprofilare questa parte qui e andare a creare quelle intanto salto di flusso, proprio per ostacolare la risalita dei flussi verso l'esterno, ma più che altro per avere sempre quel gradino, come in questo caso, che sia leggermente più ampio rispetto alla base che andiamo a mettere. Va bene, andiamo a vedere in qualche altro video poi qualche altra modifica, come in questo caso purtroppo si è andato a perdere un po' come tipo di lavorazione che si è fatto sulla testata. Quindi quando andiamo un po' a rettificare le sede, come ho detto sempre, basta che la sede sia più bassa o più alta rispetto al profilo della testata, vanno a cambiare un po' i miglioramenti in camera, e quindi un po' tutto l'andamento del flusso che viene ad entrare dentro il cilindro, quindi con delle perdite o dei miglioramenti di potenza.